Buongiorno, mi chiamo Elisabetta Bacaro, sono medico veterinario e mi occupo principalmente dell'ortopedia del cavallo. Oggi tratterò un argomento che spero vi piaccia, è la sindrome navicolare, meglio conosciuta come navicolite, ma ho voluto aggiungere anche un argomento a me molto caro che è il mal di piedi, per spiegarvi le differenze, ma anche per parlarvi di come prendervi cura del piede del cavallo. Cos'è la sindrome navicolare? Per anni si è parlato di navicolite, pensando che questa patologia colpisse esclusivamente l'osso navicolare. L'osso navicolare è un piccolo osso, detto osso sesamoide, che si trova all'interno dello zoccolo, al di sotto della terza falange. Per anni si è parlato di navicolite appunto perché si pensava ci fosse il coinvolgimento solamente di questo osso. Con il passare del tempo invece noi veterinari abbiamo iniziato a parlare di sindrome navicolare perché si è capito che la patologia è ben più complessa e può coinvolgere anche i tessuti molli, in modo particolare il tendine flessore profondo nella sua parte insersionale al di sotto dell'osso sesamoide, ma anche i piccoli legamenti che si trovano in parte al navicolare. A prescindere da quella che è la diagnosi, che comunque rimane competenza assolutamente del medico veterinario, e posso dire con estrema cura e certezza che oggi attraverso la risonanza magnetica, la scintigrafia, oltre che attraverso la radiografia e l'ecografia, abbiamo veramente modo di fare delle diagnosi perfette. Quello che può interessare a voi è capire che è una patologia cronica, che può essere esistente fin dalla nascita e che può ad un certo punto creare una reazione infiammatoria per cui vi accorgete all'improvviso della zoppia. Ma non è vero che è all'improvviso, diciamo che ad un certo punto si ha il sintomo, ma in realtà la patologia arriva magari da un momento precedente a quello in cui potete vedere appunto il sintomo. Quali sono i sintomi della sindrome navicolare? Il sintomo evidente è la zoppia. La zoppia può essere presente principalmente, ecco, non l'avevo specificato prima, negli arti anteriori e può colpire un solo arto o entrambi gli arti. La zoppia può essere presente sia nel terreno duro che nel terreno morbido, dipende esclusivamente dalle strutture anatomiche coinvolte. Per cui è importante prima di tutto avere una diagnosi corretta, che ricordo che è a carico del medico veterinario, per poi impostare un lavoro idoneo per evitare l'esacerbarsi della zoppia. Il cavallo necessita in linea generale, a prescindere dalla tipologia di sindrome navicolare ma anche dalla gravità, di non passare troppe ore fermo nel box. Per quale ragione? Perché a prescindere dal tipo di sindrome navicolare sicuramente c'è un argomento che lo accomuna, che è proprio la microcircolazione nel piede. Quindi tolta la prima parte in cui si ha un'infiammazione acuta, in cui il medico veterinario si occupa di cercare di far rientrare la patologia nella sua cronicità e di mantenerla, tenendo cura del piede, dello zoccolo e soprattutto, ripeto, del microcircolo, si può assolutamente aiutare il cavallo a stare meglio. E cosa vuol dire stare meglio? Non avere dolore e non essere zoppo. Guidolin attraverso la formulazione di un prodotto che è Hemofluid. Basta darne una al giorno al cavallo per avere una migliore circolazione all'interno del piede. Quali sono le cause della sindrome navicolare? Le cause sono sicuramente di origine genetica e quindi abbiamo una predisposizione di razza. Alcune razze, come il cavallo da ostacoli e i cavalli da reining e delle discipline americane, sono sicuramente più colpite. Un'altra causa è sicuramente la conformazione degli arti. Di queste ce ne possiamo prendere cura fino ad un certo punto, perché in realtà la sindrome navicolare è anche caratterizzata dalla presenza di concause che possono peggiorare la sintomatologia, ossia la zoppia. Quali sono queste concause? È sicuramente iniziare un lavoro senza fare un passo accurato, vuol dire un riscaldamento accurato appunto al passo,
tenere per troppo tempo il cavallo chiuso nel box. Sicuramente le 23 ore chiuse nel box portano il cavallo ad avere un minor afflusso di sangue nella parte distale dell'arto, ossia nel piede, e questo può peggiorare. Il sovrappeso è un'altra causa fondamentale che può peggiorare il sintomo della sindrome navicolare. Quindi la sindrome navicolare può essere stata diagnosticata dal medico veterinario, ma non esiste una sindrome navicolare che è sempre invalidante. Ci sono vari stadi e quella che è la mia esperienza mi dice che il cavallo, se viene ben gestito e la patologia non è ancora così grave, il cavallo può continuare a fare la sua normale attività, cercando però di controllare alcuni aspetti della sua vita lavorativa e della sua vita quotidiana. Esiste una cura per la sindrome navicolare? La risposta purtroppo è no. Cosa vuol dire? Non esiste una cura definitiva, ma abbiamo per fortuna a disposizione dei farmaci che ci consentono di eliminare ed alleviare la fase infiammatoria più acuta e di gestire la parte del dolore cronico. Lasciamo da parte quella che è la terapia che viene affidata giustamente al medico veterinario. In questo video vorrei parlarvi di quello che può fare il proprietario del cavallo per evitare che appunto il cavallo, stando in una fase cronica, possa peggiorare e quindi possa andare incontro a zoppia. Cosa potete fare voi da casa? Allora, sicuramente dovete prendervi cura del peso del cavallo e del suo allenamento. Cosa vuol dire? Avere troppo peso addosso sicuramente al cavallo non fa bene ed è assolutamente importante, importantissimo, questo lo dirò anche successivamente, nutrire bene il cavallo, perché un buon nutrimento aiuta anche il piede del cavallo a stare bene. Prima di lavorare è importantissimo fare un accurato riscaldamento al passo. Il terreno duro o il terreno morbido da scegliere, questo ve lo indicherà il medico veterinario, perché dipende dal tipo di sindrome navicolare che ha il vostro cavallo. Altra cosa importante è non tenere possibilmente il cavallo troppe ore fermo nel box. Per quale ragione? Nelle 23 ore che il cavallo si ritrova nel box, ovviamente tutta quella che è la circolazione all'interno del piede viene sacrificata. Per questo è importante far sì che il cavallo passi più ore all'esterno. Guidolin è venuto incontro a questa tipologia di problema attraverso la formulazione di un prodotto che è costituito solamente da fitoestratti, quindi da elementi naturali. Questa barretta si chiama Equibar Hemofluid. Basta darne una al giorno al cavallo per avere garanzia di una migliore circolazione all'interno del piede. Quindi, mettendo in atto una serie di procedure, tenendo cura sempre dell'alimentazione e attraverso la quotidianità, attraverso quindi dare quotidianamente questa barretta di Hemofluid, sicuramente vedrete migliorare la situazione del vostro cavallo. Cos'è il mal di piedi? Il mal di piedi è una patologia che effettivamente non ha un altro nome, è banalmente un mal di piedi, che però porta il cavallo ad avere zoppia e anche questa può essere più o meno evidente, più o meno accennata. Sicuramente peggiora nei terreni duri e porta spesso il cavallo ad avere e ad assumere posizioni antalgiche, ossia posizioni per cercare di alleviare il dolore. Nella mia esperienza di medico veterinario, negli ultimi anni ho notato che questo mal di piedi sicuramente è accentuato in quelle razze e soprattutto all'interno di quelle discipline in cui i cavalli sono costretti a lavorare su terreni duri, ma devo dire che non è del tutto così e non voglio dare la colpa a tutti i terreni. Secondo me molto dipende anche dalla qualità dell'unghia. I maniscalchi sanno bene che ogni volta che vanno a toccare l'unghia a pareggiarla si rendono conto di quale è effettivamente la qualità della nutrizione. Il piede da sempre è un po' lo specchio della salute del cavallo. Tutti noi dovremmo imparare a guardarlo e ad osservarlo di più. Quei cerchi che spesso si vedono nel piede ovviamente non sono cerchi estetici, sono cerchi che evidenziano una patologia, comunque un sovraccarico alimentare. Chiedete ovviamente al vostro medico veterinario per saperne di più in merito anche a questi cerchi.
I cavalli che sono spesso sovralimentati, cavalli che non fanno una giusta attività motoria e che oltre ad essere in sovrappeso sono costretti a stare molte ore nel box, hanno problemi di microcircolo. Unite tutte insieme queste cause portano ad avere una qualità dell'unghia, quindi della muraglia e della suola, sicuramente non buona e spesso si può avere mal di piedi anche per questa ragione. Quindi ripeto, non è una ragione solamente meccanica legata al terreno, alla conformazione del piede, alla ferratura o al cavallo scalzo, è proprio legata alla qualità dell'unghia. Vedo spesso utilizzare dei prodotti indurenti o prodotti delle vitamine che servono solamente a far migliorare la velocità di crescita dell'unghia. Qual è il messaggio che voglio passarvi? Che bisogna in realtà migliorare la qualità dell'unghia. Come si fa? Attraverso la nutrizione. Posso dire anche in questo caso che la barretta Equibarra Hemofluid si è rivelata molto utile perché aumentare e migliorare l'ossigenazione all'interno del piede porta al miglioramento della qualità dell'unghia stessa. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo che tutte le informazioni che ho fornito in questo video derivano dalla mia esperienza personale e professionale. Vi ricordo di chiedere sempre al vostro medico veterinario se avete dei dubbi, mentre l'azienda Guidolin è a vostra disposizione per rispondere a tutto ciò che riguarda dubbi e chiarimenti in merito all'alimentazione e in merito alla barretta Equibarra Hemofluid.